Ciao ragazzi, l'inverno è alle porte. Oggi vedremo qualche consiglio sia per chi continuerà a girare sia per chi metterà la bici in garage. Ecco qualche consiglio utile per chi non ama il freddo e deciderà di mettere la bici in garage. Parola d'ordine: pulizia. Ecco qualche consiglio per pulire telaio, sospensioni, trasmissione e tutte le componenti della bicicletta con dei prodotti specifici quali detergente sgrassante, pulitore freni, lubrificante multiuso, pulitore per contatti elettrici, spray siliconico per proteggere telescopico e sospensioni, lubrificante catena. Dopo aver pulito la bicicletta ci concentriamo sulla pulizia della trasmissione, partendo da pacco pignoni, pulegge del cambio, corona anteriore e catena. Sprussiamo il prodotto, lasciamo agire qualche secondo, puliamo con una spazzola e andiamo a risciacquare. Una volta pulita andiamo a lubrificarla. Pulita la trasmissione passiamo alla pulizia delle sospensioni partendo prima dalla forcella per poi spostarci all'ammortizzatore. Utilizziamo il nostro sgrassatore specifico e andiamo a pulire tutto lo stelo e il parapolvere. Facciamo molta attenzione a pulire con della carta o uno straccio pulito la zona attorno al parapolvere e successivamente puliamo anche tutto lo stelo della forcella. Stesso procedimento per l'ammortizzatore. Una volta pulite le sospensioni andremo ad applicare del silicone protettivo sugli steli della sospensione e nella zona dei paraoli, in modo tale da mantenere morbide le gomme dei paraoli e proteggere gli steli. Andremo quindi a lasciare agire il prodotto qualche secondo e a rimuovere l'eccesso con della carta o con uno straccio pulito. Quando applichiamo il silicone spray sulla forcella, l'ammortizzatore e il telescopico stiamo attenti a proteggere i dischi freno. È consigliabile rimuovere la batteria per pulire i contatti e la porta di ricarica. Andiamo a pulire l'interno del telaio e della cover batteria. Rimossa la batteria, andiamo a pulire i contatti. Poi andiamo a pulire i contatti della batteria. Procedere con la pulizia della porta di ricarica. Anche in caso di batteria esterna andiamo a rimuovere la batteria, pulire il supporto batteria, il connettore e la porta di ricarica. Puliamo il supporto batteria. Apriamo la porta di ricarica e andiamo a spruzzare il nostro prodotto. Una volta pulita e lubrificata la nostra bici è pronta per essere riposta in garage in posizione orizzontale sulle proprie ruote o su un cavalletto. La posizione corretta è quella orizzontale per evitare la fuoriuscita di olio dalle sospensioni e l'accumularsi di aria nei freni. Quando lasciamo la bici in garage non è necessario rimuovere la batteria, l'importante è che la temperatura sia compresa tra i 10 e i 20 gradi. Se questo non fosse possibile possiamo coprire la batteria con una coperta e in caso di elevata umidità avvolgerla con della pellicola protettiva. Per mantenere l'efficienza della batteria, assicurarsi che il livello di ricarica sia almeno al 70%. Se la bici rimane ferma per lunghi periodi, ricaricare la batteria al 70% ogni 6 mesi. Per quanto riguarda il cambio, andremo a posizionarci sull'ultimo pignone in modo tale che la molla rimanga in posizione di scarico. In caso di cambio Shimano con frizione, andiamo a porla nella posizione di off. Applichiamo del silicone spray anche sul reggisella telescopico, stando sempre attenti a proteggere i dischi freno. Andiamo a pulire lo stelo e l'eccesso di silicone. Ci assicuriamo che la cartuccia sia sempre stesa e in posizione di scarico in modo tale che non si rovini. Sblocchiamo l'ammortizzatore posteriore e la forcella in modo tale che siano in scarico. Per quanto riguarda le gomme, assicurarsi che siano gonfie, mai lasciare la bici in garage con gomme sgonfie o buche perché si danneggerebbe irrimediabilmente la carcassa. Nel caso di ruote tubeless è inutile sostituire il lattice prima di riporre la bici in garage, ma far ruotare le ruote di tanto in tanto in modo tale che il liquido non secchi. I malintenzionati non vanno in letargo, quindi per proteggere i nostri gioielli un buon lucchetto o un localizzatore GPS potrebbe essere una bella idea.
La primavera è arrivata. Cosa fare con le nostre biciclette per ripartire al meglio? Carichiamo completamente la batteria e andiamo a eseguire o facciamo eseguire uno spurgo ai freni che utilizzano liquido DOT, in quanto questo liquido è igroscopico e tende ad accumulare umidità e quindi aria al suo interno. In caso di gomme tubeless andiamo a controllare lo stato del lattice. Per farlo dobbiamo per forza smontare il copertone. Qualora vedessimo che il lattice all'interno del copertone è secco, andiamo a pulirlo e andiamo a ripristinarlo con del nuovo lattice. Per quanto riguarda le sospensioni andremo a dare delle pompate energiche sia alla forcella che all'ammortizzatore. In questo modo andremo a riattivare la circolazione dell'olio all'interno delle sospensioni e soprattutto nella forcella si deposita sul fondo grazie all'inutilizzo. È sconsigliabile ribaltare la bicicletta perché potrebbe causare la formazione di aria all'interno dell'impianto frenante. Ragazzi, è molto consigliato recarsi in un centro assistenza per un check-up generale e ripartire di slancio e in sicurezza. Molti di noi non vedono l'ora di raidare sulla neve. Vediamo adesso qualche consiglio per far rendere le nostre biciclette al meglio anche alle temperature più basse. La batteria delle nostre biciclette è a ioni litio, quindi alle temperature basse tenderà a scaricarsi più rapidamente. Mettiamo quindi in conto di doverle caricare più frequentemente. Il freddo non provoca alcun danno alle nostre biciclette, ma è consigliabile non uscire se ci sono temperature inferiori a meno 10-15 gradi, temperatura alla quale tutte le componenti della bicicletta hanno una resa nettamente inferiore. Un buon consiglio per le uscite invernali è quello di abbassare la pressione degli pneumatici, in modo tale da avere più grip e un maggior controllo della bicicletta. Prima delle uscite invernali è sempre meglio riattivare la circolazione del liquido all'interno dell'impianto frenante e dall'interno delle sospensioni, in modo tale da avere la bicicletta sempre bella fluida e pronta. Occhio alla salute, fondamentale l'abbigliamento. Importante vestirsi a strati indossando capi traspiranti e ben colorati in modo tale da farsi vedere anche nelle ore di buio o con la nebbia. Fondamentale coprire le parti più vulnerabili del corpo, quali testa, collo, mani e piedi. Al rientro dal giro pulire a fondo la bicicletta, soprattutto dal sale. Lubrificare le sospensioni e ingrassare la catena come visto in precedenza. In caso di uscite a temperature particolarmente rigide è consigliato ritirare la bicicletta in un posto riparato in modo tale da riportare in equilibrio tutta la componentistica. Un occhio di riguardo è per la batteria. Una volta rientrati in casa riportarla a temperature di 20 gradi gradualmente. Caricarla a temperature troppo basse potrebbe comprometterne la capacità e quindi la durata nell'uscita successiva. Riportare la batteria a una temperatura di 20 gradi senza l'utilizzo di fonti di calore esterne diretto. Ci vediamo sui trail!